Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di maggio 2024. Giudizio, amici del cancro, periodo di risveglio, di presa di consapevolezza, di idee anche. mm? Per qualcuno potrebbero anche essere dei progetti, delle situazioni o delle persone che rivedete o che si fanno vive, diciamo, dopo un buon periodo di tempo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture sugli affetti in generale, di conseguenza possono riguardare la famiglia, gli amici o le relazioni amorose. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per integrare la lettura nella vostra realtà. Le letture per single e coppie nello specifico sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Partiamo dalla giustizia, un fante di bastoni, la luna, la ruota della fortuna, il diavolo, 7 di bastoni e la stella. Avete un buon numero di arcani maggiori, 5 su 7 non è male. Uh, allora, diciamo che sento come se ci fosse una sorta di andamento spirituale in questa lettura. Ma potrebbe anche riguardare qualche tipo di accordo con la giustizia, di contratto, in essere con qualche affetto che voi avete, che potrebbe portare, diciamo, un po' di condizionamento, a un po' di incastro. Però andiamo a vedere con i mini tarocchi, così riesco a darvi delle informazioni più precise. Allora, può essere un contratto di lavoro o un contratto che... Sì, anche magari con un parente, o potrebbero esserci proprio questioni burocratiche di mezzo con un padre, con un partner. Non la sento in realtà una cosa negativa per adesso, nel senso che pare un contratto, comunque un accordo che dia la possibilità di aprire diverse porte. Andiamo a vedere questo fante. Ho come la sensazione che questo imperatore, ragazzi, sia una persona molto grande, molto, sopra i 60. Abbiamo un re di pentacoli e un 9 di spade.
Guardate, sento un'energia dinamica in tutto questo, ma anche un po' fresca. E vi devo dire che potrebbe esserci una certa fretta nello stringere questo accordo o nell'averlo stretto se già avete firmato qualcosa. Andiamo a vedere la luna. Ho come la sensazione che stiate mettendo alla prova qualcuno. Fante di bastoni nuovamente. Sì, perché io ho l'idea che non lo so. Ho come questa sensazione che stiate un po' tastando il terreno con questa persona, o è l'altra persona che sta tastando il terreno nei vostri confronti. Qui si sono girate anche l'otto di coppe e il mago. Allora, io ho l'idea che qualcuno si aspetti che con questo contratto, accordo, questione burocratica, che comunque avendo carte positive si sblocca o è positiva, ehm, è come se aveste questa aspettativa di avere un nuovo inizio. In realtà sento che la dinamica con questa persona, ragazzi, non cambia tanto. Se non è una persona, è una situazione, però vi renderete conto, ecco perché il giudizio, avrete ben chiaro che qua, insomma, voi dovrete correre un attimino ai ripari, eh. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Sette di spade, regina di spade. Sì, sì, ragazzi, qua le cose... ehm, Guardate, è da quando... Scusate. È da quando ho aperto le carte più grandi, diciamo, che ho in testa che questa sia una relazione karmica, dove c'è proprio un karma da risolvere tra queste due persone, perché ho proprio la ruota della fortuna in mezzo, il diavolo, la stella, la giustizia e qui ho il giudizio. Quindi sono tutte carte che mi parlano in qualche modo di una, ehm, come vi posso dire, regolarizzazione dei conti vita dopo vita. Se non credete nella reincarnazione, c'è come una lezione da imparare da tutto questo. Adesso voglio andare a vedere il diavolo perché qua con sette di spade io credo che qualcuno vi stia prendendo in giro. Ecco perché poi potrebbero mettervi fretta o potreste ad un certo punto, diciamo nella terza settimana di maggio, sentire che c'è come una certa fretta ehm, nello scegliere o nel firmare qualcosa, nel dover accordarsi. Andiamo a vedere il diavolo, gli amanti. Eh, Voglio andare a vedere anche questo sette di bastoni. 6 di coppe. Giudizio. Guardate. Eh, Potrebbe essere una cosa che va, una relazione più che una cosa, che va avanti da tanto tempo, così. Sento che è come se ci fosse da dare una seconda o terza o quarta chance, o appunto una regolarizzazione dei conti con questa persona, che per qualcuno potrebbe essere un padre, una persona molto più grande, per qualcun altro potrebbe essere un fratello, un cugino. Sento che va per lo stile del familiare più che dell'amoroso, però voi prendete il movimento energetico come più vi risuona. Con questo diavolo c'è qualche cosa che condiziona, potrebbe essere un eccesso di responsabilità, un eccesso di controllo, qualcosa che in qualche modo costringe, vi costringe a dovervi difendere. È come se l'altro avesse un eccesso di invadenza. Però qui
avete la stella alla fine della lettura, voi ci vedete chiaro ed è un po' come se andasse avanti per i vostri obiettivi. Un'altra volta la stella. Sì, focalizzatevi sul nuovo, focalizzatevi sul tipo di realtà o relazione anche che vorreste creare con questa persona. Guardate, qui ho come l'idea che vi dicano un po' di trasmutare la rabbia in amore. Tenete presente che l'energia è quella, l'energia è energia, non si può né distruggere, però si può modificare. Quindi quando si dice l'energia dell'odio amore, no? Perché alla fine una, è un livello di connessione, grande o piccolo che sia, che poi sia energia in luce, amore o energia distorta, odio, il canale è grande quello, no? Se è poco tempo che amate una persona, che la conoscete, ci sarà meno profondità, meno legame, se è più tempo ci sarà più legame, più profondità, di conseguenza più amore o barra odio. Qui è un po' lo stesso senso, è come se ci fosse della rabbia repressa perché vi sento speranzosi sul fatto che questa persona o che questa situazione possa cambiare con questa giustizia, con la regolarizzazione dei conti, ma non è così, sento che non è così e che voi stessi dovrete imparare un pochettino a vedere le cose così come sono, senza troppe strutture mentali e semplicemente puntare altri obiettivi. Andiamo a vedere un attimo un'altra carta per la stella. In realtà la stella è anche una carta che vi parla di speranza, eh? È un po' come se vi dicessero non perdete le speranze perché magari quella persona in questo momento di vita non è pronto o pronta per effettuare magari un certo tipo di salto evolutivo. Famiglia, 10 di coppe. Guardate, in realtà, adesso che è uscito il 10 di coppe, se fosse in una sorta di accordo con il o la partner per questioni di figli, cioè è come se fosse un argomento spinoso quello dei figli, però qui sento che le carte vi dicono non perdete le speranze, probabilmente non è il momento giusto e voi dovete imparare, dovete rendervi conto, cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, magari più ampio e sì, e mi viene da dire guardare le cose da un'altra prospettiva. Probabilmente non è il momento giusto di andare avanti in quello che voi vorreste, ma è più giusto in questo momento vivere un attimo questa regolarizzazione dei conti e togliersi queste paure, queste dinamiche un po' tossiche che si continuano a ripetere. Perché qui è come se ci fosse qualche cosa, i propri spazi, i propri limiti da delimitare, perché qui sento un po' di invadenza da parte dell'altro. Andiamo a vedere una fatina. Fatemi sapere poi se vi risuona, nei commenti. Guardate che carta c'è sotto il mazzo. 2 di coppe. Magari per molti risuona come una lettura di coppia. Oh, che interessante. Anche questa carta vi dice di trovare l'equilibrio. Qui abbiamo gli amanti, che è una carta che parla di armonia, qui abbiamo la temperanza, che parla di equilibrio, di guarigione. Qui abbiamo la giustizia, che anche lei ci parla di equilibrio. In realtà questa carta parla di un equilibrio interno nostro, anche nei confronti di quello che dobbiamo fare durante tutto il giorno. Cioè è un po' come se vi dicesse trovate il giusto equilibrio tra quello che è il lavoro e il tempo di riposo piuttosto che il divertimento. Perché ci vuole anche il tempo di riposo e di divertimento in modo che poi sul lavoro si riesca ad essere più produttivi. Mm? Andiamo a vedere Osho, anche se di solito non uso Osho per le letture affettive. Partecipazione. Guardate, lo sento un po' collegato con questo 10 di coppe.
È come se vi dicessero di partecipare a qualche festa, a qualche ritrovo, a qualche gruppo. Mi parlano di multinazionali, però io sento che qui è un po' come ritrovare l'anima della festa. E che vi sento un po' incupiti qua con questo diavolo, c'è un'energia un po' così repressa. Ehm, Vi dico niente di che, però anche la luna parla un po' di nostalgia, quindi forse avete bisogno di divertirvi un po' o di riposarvi magari. Sento più che è come se avessi bisogno di stare con gli amici, di stare con la famiglia, di stare con le persone a voi care, come se avessi bisogno di ritrovare un po' la luce, la brillantezza, l'essere frizzantini. Va bene amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!